Iniziare a praticare la mountain bike o i mountain bike comporta non solo l'acquisto della bici, ma purtroppo ci sono, secondo me, almeno 10 spese accessorie obbligatorie da tenere in considerazione. Se con il tempo questo sport diventerà una vera passione, ahimè la lista delle spese aumenterà ulteriormente. I prezzi che troverete sono quelli degli accessori di base, spesso trovati sfogliando il catalogo dei Decathlon. Prima di proseguire vorrei chiedervi di registrarvi al canale. A voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di proporvi contenuti sempre più interessanti. Cominciamo con gli accessori essenziali per la sicurezza: casco, occhiali, guanti. Se non avete intenzione di affrontare percorsi estremi in discesa o visitare bike park, al momento non è necessario considerare ginocchiere, gomitiere, protezioni per la schiena, quindi non sono inclusi nella lista. Il casco è la protezione più cruciale e dovrebbe essere sempre indossato e correttamente allacciato. La scelta del casco dipende dalla disciplina praticata. Ad esempio, se usate la mountain bike per semplici giretti in parchi o su strade sterrate in campagna, un casco integrale non è necessario. Il casco di base Rock Rider di Decathlon costa 40 €. Tuttavia consiglio di non risparmiare su questo accessorio e cercare un casco dotato del sistema MIPS. Questo sistema permette alla calotta del casco di ruotare all'interno, riducendo le forze rotazionali che possono danneggiare il tessuto cerebrale in caso di impatto. In descrizione troverete il link a un mio tutorial dove spiego meglio l'argomento. Gli occhiali da sole sono assolutamente necessari perché offrono una barriera contro polvere, detriti, insetti e piccole pietre che potrebbero essere scagliati verso il viso durante la guida in un percorso accidentato. Gli occhiali di qualità spesso hanno lenti che offrono protezione dai raggi UV nocivi che prevengono danni agli occhi causati dall'esposizione prolungata al sole. In più, alcuni occhiali hanno lenti che si adattano alle condizioni di luce, offrendo una migliore visibilità e consentendo ai ciclisti di vedere meglio il terreno e gli ostacoli lungo il percorso. I modelli base di Decathlon vengono offerti circa 15 €, ma occhiali comprendenti tutte le qualità prima descritte possono anche costare più di 200 €. Le caratteristiche principali di un buon guanto per mountain bike sono il comfort e una presa sicura sul manubrio. I guanti si devono calzare sempre, perché quando si cade la prima cosa che si fa è quella di mettere davanti le mani. Il prezzo medio di un guanto discreto è di circa 15 €. L'abbigliamento. La mountain bike ha un proprio abbigliamento tecnico specifico, pensato per agevolare il comfort, le prestazioni e la sicurezza. Questo però non significa doversi per forza conformare ad un certo stile, perché l'importante è uscire, pedalare e divertirsi. Se però è vostra intenzione uniformarvi ad uno stile in particolare, in descrizione troverete un video dove spiego il tutto. Il mio suggerimento per iniziare è quello di procurarvi abbigliamento tecnico traspirante, partendo da una canotta da vestire sotto una maglietta, una mantellina antivento da vestire dopo una lunga salita e prima dell'inizio di una lunga discesa, un pantaloncino con fondello che è essenziale per andare in mountain bike. Soffrire di mal di sedere quando si sta parecchio in bicicletta è normale, ma ci sono alcuni accorgimenti che aiutano a superare il problema. Primo fra tutti appunto il pantaloncino con il fondello, fatto per essere indossato senza indumenti intimi, perché mutande o boxer, essendo per lo più di cotone, si impregnerebbero di sudore procurandovi scoriazioni cutanee. Se volete saperne di più su cosa fare per soffrire di meno di mal di sedere, sempre in descrizione troverete il link a un video dove approfondisco l'argomento. Per quelli che non amano vestire attillati potrebbero indossare un pantaloncino baggy. Sappiate però che il baggy va indossato sopra il pantaloncino con il fondello, perché la maggior parte dei baggy non hanno il fondello incluso, quindi se pedalaste solo con il baggy avreste mal di sedere dopo 10 minuti. Un kit di riparazione dovrebbe includere accessori di riparazione nel caso di furatura, una camera d'aria di riserva, cacciagomme, pompetta e un multitool con smaglia catena per serrare viti allentate o aggiustare la catena. Per trasportare il kit di riparazione ci sono 3 opzioni. Il primo, una borsetta sottosella dal costo medio di circa 15 €, ma poi avreste problemi ad inserire la pompetta e la camera d'aria. Quindi potreste optare per uno zainetto di base da 10 litri dal costo di circa 50 €.
Il vantaggio di avere lo zainetto è che potreste trasportare oltre al kit di riparazione anche una giacca, delle barrette energetiche, portafoglio, chiavi e altro. La terza opzione è optare per entrambi, borsetta sotto sella più zainetto. Riponendo il kit di riparazione nella borsetta sotto la sella, lo zaino risulterà più leggero ed avrete più spazio. Non sempre le bici vengono vendute con borraccia. Rimanere ben idratati durante il percorso è fondamentale, quindi è importante portare con voi una borraccia. Il costo tra borraccia e portaborraccia è di circa 5 euro. L'importanza della pompa per le sospensioni di una bicicletta è spesso sottovalutata. Tuttavia è un componente fondamentale, specialmente se chi vi ha venduto la bicicletta non si è occupato o preoccupato di configurare correttamente le sospensioni in base al vostro peso. Utilizzando una mountain bike con sospensioni non regolate adeguatamente potreste correre rischi, soprattutto se state percorrendo sentieri accidentati con sasse, pietre e radici. La pompa per le sospensioni è essenziale per misurare il sag, che è simile a regolare la tensione delle corde su di una chitarra. Se il sag è eccessivamente alto, le sospensioni saranno troppo morbide, compromettendo la stabilità e la maneggevolezza della bicicletta. Al contrario, se il sag è troppo basso, le sospensioni saranno troppo rigide, impedendo alla bicicletta di assorbire correttamente le asperità del terreno e trasmettendo vibrazioni scomode al ciclista. In descrizione troverete il link al video tutorial dove approfondisco l'argomento ed anche un link a una pompetta molto valida che uso personalmente. Finora abbiamo affrontato l'argomento degli accessori necessari prima e durante l'uscita in bicicletta. Tuttavia è altrettanto importante pensare a come prendersi cura della vostra bici una volta terminato il giro, specialmente se è sporca o coperta di fango. Lavare la bicicletta e lubrificare la catena rappresentano due passaggi essenziali per mantenere il vostro mezzo al massimo delle prestazioni. Presumendo che abbiate già a disposizione una spugna e un pennello adatto per pulire il pacco pignoni, l'elemento cruciale di cui avete bisogno è un detergente di qualità, come per esempio il rinomato Macoff, che viene altamente raccomandato. Per quanto riguarda la catena invece esistono oli specifici, sia per le giornate soleggiate che per quelle piovose, con diverse viscosità. Anche in questo caso c'è tutto un mondo da scoprire. Recentemente ho fatto un video tutorial dove ho messo a confronto 11 oli per catena. Il link lo trovate sempre in descrizione. Comunque il costo medio di un buon olio è di circa 10 euro. Tirando le somme, il tutto si traduce ad un costo totale di circa 450 euro. Levando il pantaloncino buggy e lo zainetto andremo a spendere circa 350 euro. Se con il tempo poi questo sport diventerà una sana dipendenza, allora a questa lista se ne aggiungerà una seconda ben più lunga, dove si dovranno prendere in considerazione nuovi pedali, scarpe adeguate, cardiofrequenzimetro, GPS, calibro per catena, protezioni, luci, indoor trainer, portabici e magari, perché no, anche una nuova bici. Spero con questo video di non avervi scoraggiato nell'iniziare a praticare questo meraviglioso sport che vi porterà a vivere un senso di avventura e scoperta inappagabili, permettendovi di scollegarvi dalla routine quotidiana ed offrendovi un enorme senso di appagamento e rilassamento. Se pensate che alla lista numero 1 dovrebbero essere aggiunti altri accessori, sentitevi liberi di commentare nei commenti qui sotto. E con questo è tutto, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!